Buongiorno ragazzi, oggi andremo a vedere uno degli algoritmi più veloci per ordinare un array. Si tratta del merge sort. Se vi siete persi i miei due video precedenti, che sono i prerequisiti del merge sort, vi invito ad andare a guardarli. Il primo video parla di come unire due array ordinati, il secondo parla del ruolo del logaritmo nella time complexity. Vi lascio qui da qualche parte sul video. Come al solito, come prima cosa, andiamo ad analizzare un po' l'algoritmo scritto qui in parte. Si tratta innanzitutto di un algoritmo ricorsivo, come potete appunto vedere qui in basso da queste due chiamate ricorsive la stessa funzione. Inoltre questa funzione qua, sottolineata in viola e chiamata merge, è la funzione che ci permette di unire due array ordinati e se siete interessati appunto all'analisi di questa funzione la troverete nel mio video precedente. Andiamo avanti a analizzare appunto questo algoritmo. Notiamo che alla riga 2, molto importante, c'è il caso base per la funzione ricorsiva, ovvero come ogni funzione ricorsiva che si rispetti necessita di un caso base per appunto uscire dalla funzione ricorsiva. In questo caso il caso base riguarda la lunghezza dell'array, che deve essere minore di 2. Infine l'ultima cosa che andiamo a notare prima di eseguire l'algoritmo sul nostro array è che ad ogni passaggio andremo a dividere l'array principale in due subarray usando questi due cicli for. Ora per maggiore chiarezza andiamo quindi ad eseguire appunto questo algoritmo su questo array di esempio. Ok, iniziamo. Notiamo appunto che la funzione merge sort prende come input A, che sarebbe il nostro array. Appunto andiamo a vedere nella prima riga come andiamo a mettere nella variabile n la lunghezza del nostro array. In questo caso n uguale 8. Seconda riga andiamo a valutare la condizione, vediamo che n non è minore o uguale di 2, quindi andiamo avanti. Terza riga andiamo a cercare il punto medio di questo array, che è quindi n diviso 2. 8 diviso 2 è uguale a 4, quindi il punto medio sarà 4. Dopodiché entriamo in questi due cicli for. Questi due cicli for, come detto in precedenza, ci serviranno a creare due subarray, che corrispondono uno alla parte sinistra dell'array e uno alla parte destra dell'array. Quindi il primo ciclo for riempirà il primo array di sinistra partendo dalla posizione 0 fino alla posizione 3. Il secondo ciclo for riempirà l'array di destra partendo dalla posizione 4 arrivando fino alla posizione 7. Disegniamo quindi due array. Ok, abbiamo disegnato i due array, uno è l'array di sinistra che è composto dai numeri 8, 7, 1 e 3, uno è l'array di destra composto dai numeri 2, 4, 6 e 5. Dopodiché andiamo a eseguire il merge sort sull'array di sinistra, che è quindi 8, 7, 1, 3. Rientriamo nella funzione, essendo una funzione ricorsiva, e mettiamo in n la lunghezza dell'array di sinistra, quindi in questo caso 4. Andiamo quindi a cercare il punto medio in questo caso è 2, 4 diviso 2 è uguale a 2. Dopodiché andiamo a fare la stessa cosa di prima, quindi andiamo a creare il subarray di sinistra e il subarray di destra. Ok, abbiamo creato due array, uno di sinistra composto dai numeri 8, 7, quello di destra composto dai numeri 1, 3. Ora andiamo a chiamare nuovamente merge sort per la parte di sinistra, quindi andremo a chiamare merge sort usando l'array 8, 7. Rientriamo di nuovo nella funzione e andiamo a memorizzare la lunghezza dell'array. In questo caso la lunghezza dell'array è 2. n non è minore di 2, quindi andiamo avanti. Andiamo a memorizzare il punto medio. Il punto medio è 2 diviso 2 è uguale a 1, quindi mid è uguale a 1. Andiamo quindi infine a creare nuovamente il subarray di sinistra e quello di destra. Ora, come potete notare, siamo arrivati al caso base, quello composto da un solo elemento. Quindi andiamo avanti, chiamiamo il merge sort con l'array di sinistra. L'array di sinistra è composto dal solo elemento numero 8. Entriamo nella funzione, memorizziamo in n la lunghezza del subarray di sinistra. Quindi in questo caso n è uguale a 1. Verifichiamo quindi la condizione con n uguale a 1 e notiamo che la condizione in questo caso è vera, perché n è minore di 2. E quindi ritorniamo. Ritornando da questa funzione, dobbiamo andare avanti e applicare quindi il merge sort sul subarray di destra. In questo caso il subarray di destra della chiamata del padre era appunto questo, ovvero dove il subarray conteneva solamente l'elemento 7. Quindi rientriamo nella funzione, questa volta usando il subarray di destra. n è uguale a 1, anche in questo caso. Verifichiamo la condizione, in questo caso è vera, e quindi ritorniamo senza fare nulla. Ritornando quindi usciamo dalla funzione merge sort per il subarray di destra e andiamo ad eseguire l'operazione di merge. L'operazione di merge vi ricordo che è la funzione che va a unire due array che sono ordinati.
Quindi in questo caso il subarray di sinistra, che è composto dal solo elemento 8, e il subarray di destra, che è composto solamente dall'elemento 7, essendo composti da un elemento ciascuno, sono per forza ordinati. Quindi andando a eseguire questa funzione andremo a unire due array che sono ordinati. Lo si può eseguire facilmente, vi ricordo appunto che ho fatto un video precedentemente su questo argomento, quindi eseguendo questa funzione andiamo a unire questi due array. Il risultato dell'unione di questi due array ordinati è ovviamente un array composto da due elementi contenenti i numeri 7 e 8. Quindi ora questo subarray di sinistra è ordinato. Ho aggiunto qua una spunta verde che indica che il subarray è ordinato. Ora appunto abbiamo completato l'operazione di merge per questi due subarray. Quindi dobbiamo andare a riprendere la nostra funzione ricorsiva dal punto in cui ci eravamo fermati. Quindi il punto dove ci eravamo fermati era appunto applicare il merge sort sulla parte di destra, quindi questo subarray di due elementi, perché appunto vi ricorderete che abbiamo appena completato la chiamata merge sort utilizzando il subarray di sinistra. Quindi chiamiamo il merge sort utilizzando il subarray di destra, rientriamo nella funzione, memorizziamo in n il valore della lunghezza del subarray di destra, in questo caso n uguale a 2. La condizione è falsa, quindi andiamo avanti. Mid è uguale a 2 diviso 2, quindi mid è uguale a 1. Dopodiché andiamo a creare i due subarray, quello di sinistra e quello di destra. Dopo aver creato i due subarray, entriamo nel merge sort utilizzando il subarray di sinistra. Quindi entriamo nel merge sort utilizzando l'array composto solo dall'elemento 1. Entrando nella funzione, ancora una volta, vediamo che n è uguale a 1. La condizione è vera perché siamo arrivati al caso base, quindi ritorniamo e possiamo dire che il subarray composto da un solo elemento è un subarray che è già ordinato. Dopodiché applichiamo il merge sort per il subarray di destra. Il subarray di destra è quello contenente solo il numero 3. Quindi entriamo nella funzione n è uguale a 1 e la condizione è ovviamente vera. Anche in questo caso il subarray composto da un solo elemento è già un subarray ordinato. Avendo completato quindi il merge sort per il subarray di destra, andiamo ad applicare l'operazione di merge al subarray di sinistra e al subarray di destra. Quindi andiamo appunto a unire questi due subarray ordinati. Il risultato è un array composto da due elementi, i cui elementi sono 1 e 3. A questo punto, terminando l'operazione di merge, andiamo a riprendere dal punto in cui ci eravamo fermati le chiamate ricorsive. Quindi vi ricordo che abbiamo completato la chiamata merge sort per il subarray di sinistra composto dagli elementi 7 e 8 e poi abbiamo completato la chiamata merge sort per il subarray di destra composto dagli elementi 1 e 3. Ora dobbiamo fare l'operazione di merge. La possiamo fare perché i due subarray sono ordinati, li abbiamo ordinati in precedenza. Quindi andiamo a unire questi due subarray ordinati e ovviamente il risultato sarà 1, 3, 7 e 8. Completando quindi l'operazione di merge per questi due subarray, abbiamo ordinato questo subarray di sinistra. Andiamo quindi a riprendere dove ci eravamo fermati con la funzione ricorsiva. Quindi abbiamo completato il merge sort per questo subarray di sinistra. Ora dobbiamo andare a fare il merge sort per questo subarray di destra, composto dagli elementi 2, 4, 6 e 5. Quindi entriamo nella funzione di merge sort usando questo subarray. La lunghezza n è appunto 4 in questo caso. 4 non è minore di 2, andiamo a cercare il midpoint che è 4 diviso 2, quindi è 2. Andiamo poi a creare due subarray, quello di sinistra e quello di destra, utilizzando il midpoint, quindi ovviamente questi due subarray avranno lunghezza 2. Ok, quindi andiamo a applicare il merge sort al subarray di sinistra. Entriamo nella funzione, vediamo che n è uguale a 2. La condizione è falsa, quindi continuo, il midpoint è 2 diviso 2 uguale a 1, il midpoint è 1. Vado avanti e creo ancora il subarray di sinistra e il subarray di destra partendo da questo array 2, 4. Ok, vado avanti, applico il merge sort al subarray di sinistra, quindi il subarray di sinistra è quello composto solo dall'elemento 2, entro nella funzione e n è uguale a 1. Valuto la condizione 1 è minore di 2, quindi ritorno e posso considerare questo subarray come ordinato poiché è composto da un solo elemento. Esco dal mio merge sort per il subarray di sinistra e entro nel mio merge sort per il subarray di destra, composto solo dall'elemento 4. Anche qui n è uguale a 1 perché la lunghezza dell'array è uguale a 1. E anche in questo caso la condizione è vera e quindi il subarray lo considero ordinato. Usciamo dalla funzione merge sort per il subarray di destra e andiamo ad eseguire la funzione merge con il subarray di sinistra 2 e il subarray di destra 4.
Quindi andiamo a unire ancora una volta due array ordinati. Unendo questi due array il risultato è 2, 4. Abbiamo quindi completato l'operazione di merge sort per il subarray di sinistra 2, 4. Andiamo quindi a riprendere da dove ci eravamo fermati e quindi entriamo nella funzione merge sort per il subarray di destra. In questo caso col subarray 6, 5. Entriamo quindi nella funzione merge sort ancora una volta e vediamo che n è uguale a 2. Questa condizione è falsa, quindi andiamo a cercare il midpoint. 2 diviso 2 è uguale a 1. Dopo aver cercato il midpoint andiamo a creare il subarray di sinistra e il subarray di destra. Dopo aver creato due subarray entriamo nella funzione merge sort per il subarray di sinistra, quindi quello composto dal solo elemento 6. Entriamo nella funzione n uguale a 1. La condizione è vera e quindi ritorno. Ritorno e quindi considero il mio subarray come ordinato. Esco dalla funzione merge sort per il subarray di sinistra, entro nella funzione merge sort per il subarray di destra, quindi quello composto dal solo elemento 5. n è 1. La condizione è vera e anche qui ritorno e considero appunto questo subarray come ordinato. Ho completato quindi la funzione di merge sort per l'array di destra, eseguo il merge con il subarray 6 e con il subarray 5. In questo caso il risultato è 5, 6. Ok, a questo punto abbiamo completato il merge sort per il subarray di sinistra 2, 4 e il merge sort per il subarray di destra 5, 6. Ora dobbiamo applicare l'operazione merge con questi due subarray. Applicando l'operazione merge a questi due subarray il risultato sarà 2, 4, 5, 6. Ed eccoci quindi arrivati in cima alle nostre chiamate ricorsive. Abbiamo completato l'operazione merge sort per il subarray di sinistra, questo qua, e abbiamo completato l'operazione merge sort per il subarray di destra, che è questo qui. Quindi a questo punto andiamo ad applicare un'ultima volta l'operazione merge con i subarray 1, 3, 7, 8 e il subarray di destra 2, 4, 5, 6. Quindi il risultato di questa operazione è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dopo questa operazione di merge l'algoritmo finalmente termina e come potete vedere abbiamo ordinato il nostro array. Ora infine andiamo a vedere il motivo per cui la complessità di questo algoritmo è O grande di n log n. Questo algoritmo lavora su due parti, una parte di split e una parte di merge. Per la parte di split, in questo caso, l'algoritmo lavora su 3 livelli, 1, 2 e 3. Perché proprio 3 livelli? Perché appunto il numero di elementi di questo array è 8. Il logaritmo in base 2 di 8 è 3. Perché appunto abbiamo 3 divisioni per 2 dell'array originale. 8 diviso 2 fa 4, 4 diviso 2 fa 2, 2 diviso 2 fa 1. Infine, per quanto riguarda la parte di merge, dovrà essere applicata ad ogni livello. La complessità di unire due array ordinati è O grande di n, come ho già detto in un mio video precedente. Quindi la complessità del merge sort sarà n moltiplicato logaritmo di n. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale. Se vi interessa il codice di questo algoritmo lo trovate in descrizione, se invece siete interessati ad altri algoritmi potete richiederli nei commenti. Grazie mille, alla prossima!